Nella letteratura alpinistica purtroppo sono molte le tragedie, ma poche di queste possiedono dei tratti anomali e direi quasi surreali, rimanendo ancora oggi senza risposta. Abbiamo trattato in un precedente video il famoso caso Dyatlov del 1959. Questa volta invece però voglio presentarvi un altro caso sempre russo che sembra collocarsi sulla scia di misteriose morti avvenute in circostanze ancora oggi sospette. La storia di cui vi voglio parlare oggi avvenne nell'agosto del 1993 sui monti Kamar-Daban nella Repubblica di Buriazia situata nella Siberia orientale, a est del lago Baikal, la cui vetta più alta arriva ai 2396 metri. Il capo specialista del servizio di soccorso di questo oblast, dell'oblast di Irkutsk, Leonid Izmailov, affermò al riguardo: la psicosi che colpì il gruppo dopo la morte della prima vittima può essere spiegata forse dallo stress, dall'impreparazione per una tale spedizione o dall'ipotermia, ma è impossibile comprendere appieno cosa sia realmente successo. Le ignare vittime furono un gruppo di 7 turisti che, secondo la versione ufficiale, morì di ipotermia in pieno agosto e a una quota relativamente bassa. Eppure quello che successe a questo gruppo di giovani alpinisti che provenivano dal Kazakistan ed erano guidati dall'esperta guida Ludmila Korovina rimane avvolto ancora oggi nel mistero. Giunti nei pressi del Kamar-Daban, il meteo non fu certamente clemente con loro. Cadeva una fitta pioggia gelata mischiata a nevischio, ma nonostante questo il gruppo avanzò abbastanza normalmente. Il team si era spostato dal villaggio di Murino a una delle montagne più alte della cresta chiamata Anulu. La sua altezza è di circa 2371 metri. Dopo aver percorso circa 70 km a piedi in 5-6 giorni, i turisti si fermarono per una sosta tra le vette di Golets Jagelny e Tritans, 2 montagne di circa 2200-2300 metri, fino al fatidico giorno del 5 agosto. Va notato che nello stesso momento, in quelle montagne, nel Kamar-Daban, si trovava anche un altro gruppo di Petropavlovsk kazakh. Il suo leader era la figlia di Ludmilla. Già prima del viaggio, madre e figlia avevano infatti deciso di incontrarsi in un luogo concordato lungo il tragitto, cioè all'incrocio di 2 percorsi di montagna. Forse era stato proprio la fretta di raggiungere questo punto di incontro che aveva portato il primo gruppo a non attendere che il maltempo cessasse per continuare il proprio tragitto. Ad oggi non lo possiamo ancora sapere. In aggiunta, i soccorritori verranno a conoscenza di questa tragedia solo 2 settimane dopo l'incidente, il 18 agosto. Nella notte tra il 4 e il 5 agosto del 1993 la neve e la pioggia avevano continuato a cadere incessantemente e il tempo era realmente pessimo, con un vento penetrante che spazzava la montagna e il bosco vicino. Il gruppo si trovava in una vera e propria bufera di montagna. Per tutto questo tempo il team si riparò in una tenda che era bagnata e incapace di riscaldarsi accanto a un fuoco che non potevano accendere. Probabilmente anche i vestiti dei ragazzi erano bagnati perché avevano camminato sotto la pioggia per tutto il giorno. Di conseguenza, la mattina del 5 agosto ripartirono quando, improvvisamente verso le 11 del mattino, uno dei ragazzi iniziò a schiumare dalla bocca e le sue orecchie iniziarono a sanguinare davanti agli occhi di tutti. Era il 24enne Alexander che morì improvvisamente. A quella giornata non sopravvissero 6 dei 7 componenti del gruppo. L'unica a restare in vita fu la 17enne Valentina Utochenko, che più tardi scrisse che stavano scendendo di quota da un tratto abbastanza difficile, quasi alla cieca, proprio per le condizioni meteorologiche. Poco dopo Alexander anche tutti gli altri membri furono vittime degli stessi sintomi. In breve tempo tutti e 6 morirono quasi contemporaneamente dopo essersi rotolati a terra dal dolore, strappati di dosso i vestiti
e stringendosi la gola come se stessero soffocando. Valentina Ottochenko, senza sintomi apparenti, rimase sola e senza alcun aiuto. Ecco le sue parole. Sasha cadde, il sangue iniziò a scorrere dalle sue orecchie, la schiuma usciva dalla sua bocca. Ludmila Ivanova Korovina disse di scendere più in basso possibile, ma di non entrare nella foresta. Poi anche Vika, Tania e Timur iniziarono a cadere e a rotolare a terra. I sintomi erano quelli di una persona che stava soffocando. Tirammo rapidamente fuori il necessario dagli zaini e corremmo giù. Ci chinammo sullo zaino, tirammo fuori il sacco a pelo con Denis e alzammo la testa. Denis però cadde e si strappò i vestiti. Cercai di trascinarlo dalla mano, ma si liberò e scappò. Corse più in basso senza mollare il sacco a pelo. È curiosamente sorprendente come contemporaneamente tutti i membri del gruppo, salvo uno, avessero sviluppato gli stessi sintomi. Valentina, come abbiamo detto l'unica superstite, raccontò che Denis iniziò a nascondersi dietro le pietre e a scappare da Tatiana, sbattendo la testa contro le rocce. Victoria e Timur erano probabilmente impazziti. Lyudmila Ivanova invece morì probabilmente, secondo Valentina, di un attacco di cuore. Tali informazioni furono registrate nel rapporto sulle operazioni di ricerca, salvataggio e trasporto dai soccorritori che molti giorni dopo la recuperarono. Valentina, nonostante tutto questo, passò la notte sotto un masso, nascondendosi con la testa nel suo sacco a pelo. Fu spaventoso, gli alberi cadevano lungo il bordo della foresta come tirati giù da un uragano. Il vento si placò la mattina, più o meno all'alba. Queste le sue parole. Valentina quindi iniziò un lento percorso di ritorno. In questo tragitto si imbatté in una torre da staffetta abbandonata a circa 2300 metri di altitudine, dove trascorse un'altra notte da sola. La mattina successiva Valentina notò dei tralicci che scendevano dalla torre e ritenne logico seguirli per ritornare verso qualche luogo abitato, almeno nelle sue speranze. Nel suo tragitto si trovò lungo il corso del fiume Sneznaya e iniziò a seguirlo fino a valle. Il sesto giorno dalla tragedia fu avvistata quasi accidentalmente da un gruppo di turisti ucraini provenienti da Kiev che si trovavano in quelle zone per fare rafting e che, salutandola normalmente e non ricevendo risposta, si resero ben presto conto che qualcosa non andava bene. Valentina venne così salvata, ma per lo shock non parlò per diversi giorni. Poco si conosce dei dettagli del caso. Valentina è ancora oggi reticente, ha 2 figli, ma non ha più voluto parlare privatamente o pubblicamente dell'accaduto, chiudendosi in un silenzio davvero assordante. I soccorsi furono poi avvertiti da Oleksandr Kivnitsky, uno dei turisti ucraini, solo il 18 agosto verso l'1 di pomeriggio. Venne subito attivato un elicottero di soccorso, ma per vari motivi poté decollare solo il 21 agosto, 3 giorni dopo. L'autopsia dei corpi successivamente rivelò che la causa della morte dei 6 membri del gruppo era stata solo l'ipotermia. Ci ricorda molto il caso di Atlov. Tutti evidenziavano un edema polmonare e disproteinemia, un sintomo dovuto alla malnutrizione. Ma questo però non spiega i sintomi vissuti da coloro che non riuscirono a sopravvivere, come la schiuma dalla bocca o il sangue dalle orecchie, e soprattutto la contemporaneità e rapidità delle loro morti. Come mai poi l'esperta Korovina aveva guidato inizialmente il gruppo lungo le alte brulle vette delle montagne, quando avrebbero potuto più facilmente scendere negli speroni boscosi, dove era più facile accendere un fuoco e quindi anche riscaldarsi? Una domanda senza risposta è cosa causò quei terribili sintomi e soprattutto quel tipo di sanguinamento. Come si originò la disproteinemia se, secondo la sopravvissuta, tutti i giorni si erano nutriti regolarmente e normalmente? E ancora, come hanno fatto 6 escursionisti sani, giovani e robusti a morire in pochi minuti? Perché il 7° membro del gruppo invece è sopravvissuto senza nessun tipo di danno, almeno apparentemente? Dopo anni la stessa Ottochenko ascrive la propria sopravvivenza al buon allenamento fisico
e preferisce non ricordare il terribile evento sulla montagna, ma qualche malalingua, qualche ricercatore non ufficiale, ha suggerito che gli stessi sintomi che portarono alla morte di questi 6 escursionisti fossero più facilmente spiegabili con l'impiego di qualche gas nervino, forse sperimentale, utilizzato all'insaputa di tutto il gruppo. Anche in questo caso, come in quello del gruppo di Igor Dyatlov, le ipotesi si sono sprecate, ma nessuna è riuscita a mettere la parola fine sul caso. Ancor più la spiegazione ufficiale, come anche qui nel caso Dyatlov, non sembra minimamente rispondere a tutte le domande che ancora oggi rimangono aperte. Purtroppo possiamo fare solo ipotesi a riguardo. Il caso è stato chiuso velocemente e ancora una volta, come per il caso di Igor Dyatlov, sugli eventi del Kamar Daban vige il più assoluto silenzio e non è ancora oggi stato possibile consultare gli atti dell'istruttoria che fu aperta per comprendere ovviamente le cause di queste morti.